Ciao a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, questa sera vi porto la mia nuova Captur 2024. Avevo già fatto un video della Captur 2020 delle sue luci, è cambiato il frontale, sono cambiate le luci, sempre full LED, in questo caso abbiamo anche gli indicatori di direzioni sempre full LED e voglio mostrarvi come sono gli interni e gli esterni. Per quanto riguarda i fari e la prova su strada, l'ho già fatto nel video che ho fatto di particolare di sera, quindi quello lì ve l'ho già fatto vedere come funzionano i fari, che a me non piacciono più di tanto perché l'automatismo a volte vado a cambiarlo perché sono fastidiosi, soprattutto sui fari abbaglianti, a volte non li abbassa e li mantiene sempre lì. Vabbè, pregio, difetti, comunque si può togliere girando dall'automatico al manuale. Bene, quindi adesso cosa faccio? Proverò a chiudere l'auto, proverò a riaprirla, vi faccio vedere l'animazione di questa nuova Captur 2024, assomiglia più alla Scenic, alla Megane come animazione. Poi andremo a vedere le luci posteriori, vedremo che anche le luci della retromarcia sono tutte a LED e fanno tantissima luce e via. Dai, allora partiamo innanzitutto con, io adesso mi allontanerò e quindi l'auto si chiuderà, così vi faccio vedere l'animazione. Eccoci qua, io adesso mi allontano e lei si chiude. Eccoci qua. Questa è, vedete, l'animazione di chiusura, fari di posizione e poi si spengono. Io adesso mi avvicino, si apriranno gli specchietti, mi farà la presentazione, eccoci qua, avete visto, e poi doppie frecce e lei si illumina. Bene, questa è l'animazione di quando noi riusciamo ad, adesso magari ve la metto un po' così vi darà un po' meno fastidio la luce, penso, no, non è che sia tanto meglio. Comunque vedete questi fari di posizione che fanno veramente tantissima luce, sono con questo simbolo qui in mezzo della losanga. Posso accenderli anche dal telecomandino, per questo tasto qua, guardate, io li accendo e mi si accendono tutte le luci. Fanno tanta luce, perché fanno veramente tanta luce, anche questi fari, bella, questo disegno qua, i fari a LED. E adesso io proverò a salire in auto, accenderò l'auto e così vi faccio vedere anche gli indicatori di direzione e i fari abbaglianti. Allora saliamo, accendiamo l'auto, eccoci qua, mettiamo freccia sinistra, vedete che c'è anche sullo specchietto, e questa di destra. Mettiamo doppio indicatore di direzione, che dopo andiamo a vedere le luci, fari abbaglianti e anabbaglianti. Metto spenti, solo posizione, e adesso li rimetto automatici. Posso regolare l'altezza, così è più basso, così è più alto, l'altezza dell'illuminazione. E adesso vi faccio fare un giro intorno all'auto e vedere com'è di notte. Eccoci qua. Quindi vedete che qua indicatori e queste sono le luci. Vedete qua la freccia bella fina, qua i nostri fari a LED e qua c'è il fari di posizione. Stessa cosa anche per quanto riguarda nello specchietto, vedete la nostra indicatore di direzione, molto carino, molto bello da vedere. Eccoci qua. E adesso vi farò vedere anche il posteriore. A me piace che abbiano mantenuto questo faro qua, adesso è lucido, quindi non abbiamo più il colore ma è trasparente, come vi ho fatto vedere nei fari di giorno. E questo è il posteriore. Vedete che anche le luci della targa qui sono sempre a LED, come vedete, quindi bella illuminata, bella bianca. Qua abbiamo un faro che sembra quasi un liquido dentro, le doppie frecce
quindi i doppi indicatori di direzione li vedete anche voi molto carini. Adesso io salgo in auto, provo a mettere la retromarcia e poi proverò a mettere anche il retronebbia. Allora salgo su, allora accendo il retronebbia, eccolo qua, spero lo vediate, e adesso provo a mettere la retromarcia ed eccoci qua. Bene. Stop, se freno si illumina così, spegniamolo i doppi indicatori di direzione, stop, retromarcia e il retronebbia. Ve lo rifaccio vedere perché magari con le frecce, con i doppi indicatori di direzione davano fastidio. Molto bene. Per quanto riguarda il bagagliaio, abbiamo una sola luce, come vedete qui, che comunque mi illumina tranquillamente il mio vano, più che sufficiente per illuminare. Logico che se ho una valigia che la metto qua davanti, basta, per quello sarebbe meglio avere sempre una doppia luce e non una sola. Bene. Quindi adesso vi faccio vedere anche, vedete le luci qua delle targhe, che è sempre a LED, guardate che bella luce fanno anche per terra, volendo, si illumina tranquillamente. Bene, adesso io direi di salire in auto e vediamo com'è fatta all'interno. Ecco, volevo farvi anche vedere così da fuori, faccio una panoramica, vedete qua i nostri fari belli, anche se a me piacciono tantissimo quelli delle nuove Renault che continuano coast to coast, ancora più belle, però dai, anche così fanno la sua bella figura, sia posteriormente che anche lateralmente. Vedete questo disegno qua, come è scivolato via e mi ha riempito tutto il faro, bello anche che sia laterale. Poi vediamolo così, eccoci qua, guardate, questi sono i nostri fari a LED che fanno tantissima luce. Adesso vediamo se riesco a farvi vedere in qualche modo, lì, eccoci qua, e fanno tanta luce, perché adesso vi faccio vedere, guardate quanto illuminano, fanno giorno. Bene, quando noi saliamo in auto, adesso l'auto è accesa, però dopo, anzi ve lo faccio vedere subito, spegniamo l'auto, come se noi arrivassimo adesso, quindi ci allontaniamo, l'auto adesso si chiuderà, come farvela vedere così, non si chiude perché perché le chiavi sono dentro, e questo è il bello di avere le chiavi senza filo, sì, senza avere la chiave fisica, ma questo solamente, avete visto che luce che c'è dentro. Beh dai, facciamo così, ci allontaniamo, lei in teoria si chiude, eccoci qua, si è chiusa, benissimo, fa la sua animazione, avete visto anche il dietro che fa l'animazione. Adesso ci avviciniamo, lei dovrebbe aprirsi, eccoci qua, faccio vedere che c'è anche dietro l'animazione del faro che è un po' diverso, eccoci qua, entriamo, si accendono le luci per salire ed eccola qua, questo è il benvenuto. Adesso vedete la sigla di apertura, eccola qua, bella con tutti questi colori Renault. Come vedete qui abbiamo delle luci sulla porta che ci illuminano un po' qua, ma non è che sono delle luci che servono per illuminare l'interno, ma fanno luce ambiente. Poi vedete qui tutti i tastini sono retroilluminati, cosa che mi avete chiesto in tanti, eccoli qua, tutti retroilluminati. Poi i tasti qui, per quanto riguarda il mio cruscotto, è tutto retroilluminato, anche qua. Anche qui dove c'è il gas, il cambio del gas LPG è retroilluminato. Qua c'è
una luce che è abbondantissima, perché guardate che luce che c'è, molto molto interessante. Cosa che l'altra sera abbiamo discusso poi io e mia moglie, se mettevano una luce anche qui sulle marce. Lei mi fa, non sapevo dove era la retromarcia perché la usa pochissimo, se fossero state illuminate avrei visto dove. Quindi ditemi voi se sarebbe utile anche quello, ma Dio, chi la usa sempre, quelle sono le marce. Però ha ragione anche lei, io che la uso poche volte non mi ricordo dove è la retromarcia, e qui sarebbe bello retroilluminarle. Qui abbiamo il freno di stazionamento, anche questo ha una spia rossa che è retroilluminata e tutti i tasti sono retroilluminati. Bene, quindi adesso saliamo e accendiamo un attimo. Vedete, adesso ci sono ancora riaccese le luci. Qui, bellissimo tramonto stasera. Qui abbiamo tutte le luci a LED. Vedete anche qua, ecco qua. Qua posso accenderle e spegnerle. Non ci sono le luci qui sopra, quindi se devo guardarmi allo specchio non vedo, a meno che non accendo qua la luce. Beh dai, qualcosa si vede, ma se uno deve truccarsi, no. Era meglio le luci che c'erano prima. Accendiamo l'auto. Eccoci qua. E questo è il nostro cruscottino. Vedete che tutto è retroilluminato, anche qui, i tasti sul volante, tutto a posto. E anche qua, quindi sinistra e destra, sono retroilluminati. Tutti i tastini che vedete qui sono illuminati. Cioè quando io vado ad accenderlo, vedete che si accendono e si spengono le spie, però qua i comandi di cosa fa una cosa, cosa fa un'altra, è tutto illuminato. Bene, anche le prese USB-C qui dietro sono retroilluminate. Volevo farvi vedere una cosa, per chi ha già la Captur o per chi vuole acquistarla. Se noi andiamo qui sull'auto e faccio configura, ok? C'è scritto vita a bordo. Su vita a bordo vado su illuminazione ambientale e qui posso fare personale oppure cambiare. Vado su personale e vedete che ho la possibilità di fare le luci, queste qui, laterali sulle porte, il colore che voglio. Posso farla viola, gialla, azzurrina, bianca quasi. E qui ho tutte le tinte che voglio e le possiamo regolare da qua. Ok, illuminazione ambiente si chiama. Gli do l'ok e loro mi propongono come è fatto il cruscotto. In più, dall'intensità luminosa posso aumentare o diminuire, cioè quasi fino a spegnerla, un po' di più, 43%, 92%, 100, vedete che più alzo e più mi illumina, dipende come voglio io la retroilluminazione. Poi andiamo su, ce n'era un'altra che volevo farvi vedere, veicolo, abitacolo, schermo, e qui posso andare a regolare la luminosità, più o meno durante il giorno o durante la notte. Tipo adesso io l'ho messa quasi al minimo, perché altrimenti se c'è troppa luce dà fastidio. Poi per il resto mi sembra che non manchi proprio nulla. Eccoci qua. Torniamo alla nostra home. Vedete che anche Google Maps è tornato in fase nera, quindi non si vede benissimo. Non ho il dettaglio del giorno, però di sera comunque si vede perfettamente. Per il resto tutto bene. Dietro non ci sono luci per quanto riguarda sulle porte, ma adesso proviamo a salire dietro e vi faccio vedere come è fatto. Bene, allora saliamo dietro, eccoci qua, guardate luce che c'è, ha un'illuminazione, la plafoniera centrale è molto molto alta e sono entrato su SUV che non hanno neanche la retroilluminazione dietro, cosa che secondo me è veramente impressionante. Qua i tastini sono retroilluminati, qui abbiamo la nostra plafoniera che vedete qua, 3 luci indipendenti. Adesso io chiudo, vedete che si spegne. Qua vedete che ci sono le luci anche sulle prese USB-C e qui adesso noi andiamo a accendere. Voglio accendermi una sola luce, posso accendere solo questa,
Voglio accendere questa, bene, accendo solo questa. Questa non penso si possa fare, no, si accendono tutte e tre. Se voglio accendere, accendo tutte e tre. Quindi posso mettere off quando si apre la porta, che si apre, si accende in automatico, oppure sempre accese. Ma guardate che luce fa, cioè, molto bene. Ecco, vista da dietro, spegniamo anche questo, vista dai sedili posteriori, si vede così la nostra capturina. Eccola qua, molto bene. Allora io adesso riaccendo le luci così mi vedete, mi giro anch'io, eccomi qua, non so se mi vedete, sono qui sotto le luci, eccoci qua. Quindi signori, che dire, si vede molto bene, ha delle buonissime luci, una buona illuminazione. Resto sempre che non so come mai hanno tolto le luci sotto la letta parasole, che serviva tantissimo se uno si trucca o si vuole vedere un attimo dentro. Non so perché l'hanno tolta, l'ha messo solo sulla fascia quella più alta, ma purtroppo scelte aziendali. Per tutto il resto luce dietro ce n'è, non capisco perché certe auto non gli mettono una plafoniera centrale che non gli costa niente, però avere della luce dietro mi cade qualcosa anche per i bambini. Bene, posso controllare, invece se non ho la luce non posso fare niente. Bella l'animazione, bello tutto quanto. Io penso che questo sia l'ultimo video del 2024 e ci rivediamo nel 2025 con nuovi video. Se avete dei suggerimenti, volete dei chiarimenti, chiedetemi pure, io sono qui e così, dai, se mi date degli spunti io posso fare dei video. Grazie a tutti, arrivederci!